Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Felicini, buongiorno. Ci siamo spostati stamattina dal nostro spot in riva al mare per venire sempre qui a Oue Alida per vedere il mercato del pesce. Buongiorno. Oh. Viene il basso. Eccolo qua, tutto il pesce fresco. Viene il calamari, il crofet. Gamberi? Calvari. Viene lì sol. Sogliela? Credo. No? Cos'è? Sol boclia. Soglio. Tirbo. No, infatti non è fastidioso. Viene il pesce dorato. Marco ha detto: amore, quad! Visto che ieri ci è andata male, potremmo noleggiarne uno di questi, che ne dite? Oppure un Hammer. Insomma. Che carini! Quella che vedete in fondo è un'area camper a 50 dinari, quindi 5 euro. Però abbiamo capito che qui l'importante è che quando guardiamo su Park Fortnite controllare bene le icone, perché la maggior parte delle volte diamo per scontato che un'area camper o un campeggio abbia lo scarico delle grigie, e invece non è così, come ci è capitato quando eravamo a Mirizica. E anche questa è la stessa cosa, cioè non c'è il simbolo del camper che scarica a terra, ma c'è il simbolo della toilette, quindi chi ha la cassetta la può lavare la toilette, ma chi ha il nautico si attacca, quindi anche qui non c'è lo scarico, diciamo, per il nautico. Sali ai tabacchi, scendi gli attacchi. Qua è come essere a Napoli. Ti Sì, chiamano tutti che ti qua. fermano, ti propongono menù. Invece da noi in Brianza tutti così solo, al mercato. Sentite come ti attirano a sé. Queste sono le ostriche. Le poisson frit. Queste sono tutte le bancarelle che vendono pesce, la maggior parte ostriche, perché Oue Alida è proprio la città delle ostriche. Cioè ragazzi, allora sono tutti interessati a sapere cosa le varie, esatto, le varie Vitacola. i vari benefici della pitacola. quando si parla di Viagra. Marruecos, concombre de la mer. Concombre. Ah, Jersey. Tipo la zucchina del mare. Zucchina di mare. Cetriolo di mare. Cetriolo di mare. Ah, c'è il di mare. Quindi in Marocco il cetriolo di mare è la stessa funzione della pitacola. Ok amico, Vitacola. Vitacola. Ciao. Segnalo. Ciao. Vedevo che erano tutti intorno a te interessati a... Questo signore è preoccupato che non andiamo da lui. Ti sta seguendo? Sì, ci sta seguendo, bravo. Aspetta che andiamo da lui a vedere. Madonna santa. Appena parlato di Vitacola sono arrivati tutti come agli avvoltoi, ho detto che è un Viagra naturale, perché loro mi parlavano del loro Viagra naturale, che è questa zucchina di mare, e appena gli ho fatto vedere il Vitacola sono arrivati tutti, appena gli ho fatto segno così tutti su di me sono arrivati. Per chi non lo sa, il Vitacola è una grossa mandorla, diciamo così, anche se non è vero, ma è più o meno. Ha forma tipo di ghianda, Sì. somiglia alla ghianda. È una grossa ghianda, è molto amara, amarissima, quasi non riesci neanche a mangiarla, ed è africana, però è veramente Viagra naturale. Sì, poi non solo, Sì. ha anche tanti altri benefici. Allora, un beneficio che ha il Vitacola è quello di purificare il sangue, pulire il sangue. Oltre a questo ponticello troviamo tutti i ristorantini in fila uno all'altro. Quindi signori che ci stalkerizzarono era sicuramente proprietario di questi ristoranti. E questa a fianco è l'area che vi ho fatto vedere prima. Uno attaccato all'altro, quanto ce n'è? Abbiamo contrattato con il ristorante numero 1, perché lì ci sono praticamente 10 ristoranti, uno a fianco all'altro, vabbè, chiamarli ristoranti è una parola grossa, comunque sono
verande con dietro un chioschetto, e siamo partiti da 160 dirham a persona, siamo arrivati a 100 dirham a persona. Cosa proponeva il menù per 100 dirham? 2 kg di pesce, poi c'era tipo insalata mista con pomodori, patate, il pane e il tè verde, quindi vabbè dai, ci stava. Però proseguiamo. Quel ragazzo che vedete in fondo sta raccogliendo qualche tipo di mollusco, non sappiamo che molluschi però. No, è vongole. Ah, dalla regia mi dicono cozze. Cozze, le vongole. Vongole. Ma no, le cozze sono appese ai filari. Ah già, è vero. Ah, quindi le vongole. Allora ho capito male Ah, io. ok, Ho vongole. tradotto l'arabo in Una male. specie di vongole che sono un po' più grosse, non so come si chiamano. Ah, ok. L'ha detto in arabo, Va perché non bene. abbiamo capito. Notate questa scala qui che si è staccata dal muro, cioè. Ma come è stato possibile ciò? Non ci sono ferri di niente, ma è appoggiata così. Hanno... Bonjour. No. Speak English? Italian. No, grazie. Stiamo camminando tra gli spinaci, ha detto Marco. Mezzogiorno ci facciamo Una bella insalatina. una bella strada di spinaci. C'è un odore fortissimo di alghe. Ci stiamo camminando sopra. Ci stiamo camminando sopra, per forza. Aspetta che sono anche scivolose, io qua pure andare in terra. Questa non è l'alga spirulina. Magari ha più poteri dell'alga spirulina, che ne sai te? Un po' che bello. Questi sono i resti del palazzo reale. Ha chiesto adesso Marco alle guardie e gli hanno risposto così. Però non capisco come mai è ancora pattugliato. Oh, qui non ci molano ragazzi, guardate dietro di me. Questi ci stanno chiedendo se vogliamo andare a fare un giro in barca. Guardate, hanno detto madame, io ho fatto finta di non sentire, ma arrivano, alla carica. Attenzione che arrivano. Si è avvicinato alla sala che eravamo lì. Ho sentito che video, l'ha detto, video. ha detto, abbassate No, ma le infatti non ho più gambe. filmato niente. Ah, ciao. Italiani. Italiano. Sì, la barca alla laguna. Eccoli qua, vedi che fatica Bueno, ragazzi. bueno. Noi facciamo un bel respiro, il Gracias. Grazie. respiro della pazienza. Grazie amico. Forse l'abbiamo sbolognato, te cosa dici? No, no, ancora no. No, niente. Ci vogliamo ancora le calcagna. Vedete? Un altro signore ci ha curato, si è messo qui con la seggiolina e ci ha curato 2 camper. È quello con la pettorina. Adesso siamo arrivati e andiamo. Ok. È il tuo nome? Oui, È il nome, come ti chiami? Name. Chalandi. Combien Salani. Moi 1945. 1945. Salutiamo l'Italia. 1954. Salutiamo l'Italia. Italia. Ciao Italia. Oh, Italia. Se volete venire in Marocco ci sono delle piccole cose che dovete sapere. I noni, quasi in tutti i parcheggi dove sostiamo poi puoi andare a vedere il centro, andare a vedere il mare, quello che è, devi sempre pagare più o meno un pizzo. Questo pizzo è più o meno di 10 dirham, 20 dirham, 30 dirham. Però stavo dicendo io alla Sara che piuttosto che andare via con i saltini in tasca e sperare che quando torniamo magari ci troviamo qualcosa di rotto, quindi preferiamo pagare 10 dirham, 20 dirham e andare via tranquilli e tornare tranquilli sapendo che il camper è a posto piuttosto che andare via e non essere tranquilli, anche perché tutte le volte che arriviamo ci troviamo il parcheggiatore seduto davanti al camper, come per dire amico, ti ho controllato il camper, vai tranquillo. E questa è una cosa. La seconda cosa che dovete sapere è che sono molto insistenti qua, non mollano un attimo, se ti devono cercare di proporre qualcosa vanno avanti e tante volte il festinimento magari si compra. Però è anche capibile perché loro vivono di questo, non hanno l'argent e quindi giustamente ci provano. Bisogna trovare il metodo per essere gentili, educati e scollarli. Quando invece si vuole contribuire, si contribuisce. Basta.
Ragazzi, vi mostro dove siamo, parcheggiati. Anche ieri siamo rimasti qua tutto il giorno. Marco già in tavola. Ho fatto vedere Felicini dove siamo. Ah, hai fatto vedere? Sembra di sì, non ricordo più. No, mi sa di no. In caso Felicini cancello questo e cancello quell'altro, lascio questo. Oh, buon appetito. Grazie. Abbiamo chiesto agli uomini cosa volessero scegliere tra la carbonara e il couscous di verdure e hanno risposto entrambi. Quindi qui c'è la carbonara di zucchine che ha preparato la Lu e qui c'è il couscous di verdure che ho preparato io. Quindi direi che adesso potete anzi rimanere soddisfatti, no? Essere soddisfatti. Poi qui cosa abbiamo? Del pane sfogliato che hanno comprato i liberini ieri al banchettino ed è fatto di pomodoro, no, peperoni e cipolla. Stasera fredda, Lu? Pane caldo. Con i pantaloncini. 40 gradi. È vero. E lui ha portato il pane caldo, appena scaldato, e quindi la situazione è quella. Questi cosa vogliono secondo te? Hanno fatto un giro e basta? Cosa vogliono? Siamo a casa loro. Non ho capito cosa vogliono. Noi cosa vogliamo? Noi vogliamo stare in pace. Esatto. Quindi buon appetito ragazzi. Buon appetito. Poi viaggiando ti trovi tutte queste distese verdi che ti sembra di essere tipo nelle Marche, in Toscana. Adesso già cambia. Anche questi viali sono molto anomali per il Marocco. Così lungo sì, in effetti sono chilometri che la strada prosegue così con tutti questi alberi laterali sia a destra che a sinistra. Siamo in direzione Safi. Nel tragitto stiamo trovando molti muli, molti asini legati con le zampe assieme, legate l'una con l'altra e alcuni hanno addirittura il sacchetto tipo museruola ma che li copre tutto il muso sul... Gasolio 1138, quindi non è che sia proprio a buon mercato. Questo è il primo villaggio che troviamo dopo chilometri interminabili di verde e di campi. Ma non sarà andare piano, Sì, molto piano. Facendo una considerazione che la maggior parte delle persone che vivono qui ha il carretto trainato dal cavallo o dall'asinello. Esatto. Pochi hanno la macchina, nonostante ci siano tante macchine in giro, ma nei paesini proprio sperduti piccolini chi ha la macchina ha un lusso, cioè sta bene. Però giustamente Marco mi diceva non è detto che chi ha la macchina sta bene, cioè chi ha il mulo e il carretto sta bene, magari non vuole neanche civilizzarsi, può essere anche quello. Vuole rimanere così nella sua realtà e nel suo essere così. Ragazzi, siamo arrivati a Safi. Questa è una città conosciuta per la lavorazione della ceramica, infatti appena siamo arrivati al parcheggio abbiamo iniziato già a vedere tutti i negozietti che vendono ceramiche. Vedete quanti ce ne sono? Adesso andiamo a fare un girettino. Sciarchi e Gigiotto sono qua. Buongiorno! Buongiorno, Siamo nell'isola di Cretata perché c'è Minossesse. Ci stiamo avvicinando alla fabbrica dove lavorano l'argilla. l'argilla. L'argile. Questa è l'argilla. C'est le cassei de l'eau. Queste sono tutte le forme dove lavorano poi la creta. Because da corazon. Ah, il cuore. Esti corazon. Questa è la forma del cuore. Esti le petit babou. Questa è la forma della tartaruga. La papuccia. Questa è la forma della pappuccia che non Pappuccia. so cos'è. Andiamo qua dove lavorano l'argilla. Buongiorno.
Buongiorno, ciao. Permesso. Questa è l'argilla fresca. Questa la prendono. Lui è l'artista. La scrittura, non trarre pornerà la scrittura. Permesso. Sì, la scrittura. Questa è il tazzino. Di nome? No. Omar, ok. Marco. Marco. Gas. Ah, qui c'è il forno a gas. Questo è il forno. Forno, ok. Ok. Good. Yeah. Sì, sono tutte le ceramiche. Non sarà mica Questo scorre, corre all'anterior. e poi si chiude. Yeah, Si chiude like e si this. cuoce dentro. Ok. Temperatura 1000 gradi. 1000 gradi. 1000 gradi et 8 horas, première cuisson et la deuxième cuisson. Ok. Et le carrelage, regarde. 8 ore, 1000 gradi. 1000 gradi. Ok. Après ça vient blanco. Après la peintura. Blanco Sì, la la peintura. peintura ho visto. E la deuxième cuisson, il malto. Le mai. Ah, lo cuoce e viene fuori bianco. Ok, andiamo a vedere poi come viene finito. Entra. هذول دخلتهم يشوفوا النقش وهربوا لي يشوفوا. Pintura e mai. Ah, ok. Malto. E mai. Après la peintura si malto. Forno. Il Quindi forno, sì. La deuxième cuisson. una volta uscito dal forno passa alla tintura. Sì. Gli mettono lo smalto e poi Lo decorano. viene la decorazione. Après tu regardi la decorazione. Mirari. E poi c'è la decorazione. Sì, malto. Après Malto, la ok. peintura, malto. Altro malto, pittura. Finito. Ok, perfetto. Après tu regardi la peintura. Ok. Decorazione. Questo è un carretto da cross, guardate che roba. Fantastico il carretto da cross, avete visto? Qua ne vedi di tutti i colori. Sì, Stavo dicendo a Marco che non mi aspettavo di trovare così tante rotonde in Marocco. Pensavo fossero indietro come noi primi tempi che non esistevano le rotonde. Quindi semafori, stop e basta. Invece ci sono. Ce ne sono tante anche di rotonde. E mi ha anche detto Marco che nel deserto forse le rotonde non le troveremo. A bordo strada c'era un mulo sdraiato per terra, morto, e con dei cani randagi che lo stavano mangiando. C'è una scena da capo. La scena è stata veramente brutta, non l'abbiamo ripreso perché ovviamente non ci va di riprendere queste cose, anche perché magari i nostri video li vedono i bimbi e quindi dai, non ci andava, però è stato veramente brutto, sì. Amici, vedete a bordo strada l'asfalto non è completo dalla parte destra e anche dalla parte sinistra, sembra che è fatto un po' così, è tagliato proprio a metà. C'è un motivo, la parte quella diciamo non asfaltata, quella tutta piena di ghiaia e di sabbia, è stata lasciata apposta per i carretti che passano con i muli. Per chi non ha seguito le prime vicende in Marocco, vi ricordiamo che
Per quanto riguarda internet stiamo utilizzando Maroc Telecom, perché avevamo la possibilità di fare INWI, che è una compagnia telefonica, che costava molto meno, però purtroppo non prende quasi da nessuna parte. Quindi abbiamo optato per fare Maroc Telecom, abbiamo fatto 70 GB per un totale di 45 euro al mese per 3 mesi. Però siamo tranquilli e abbiamo connessione ovunque. Quindi se venite in Marocco, mi raccomando, ricordatevi, potete fare 30 GB, 40 GB, 50, 60, 70 e 80 e 90 GB, quello che volete voi. Bombazza tanto Marocco! Sono molto interessanti le strade qua al Marocco, perché tu stai viaggiando, a un certo punto l'asfalto non solo finisce ma si restringe la corsia, quindi la tua corsia diventa metà asfaltata e metà no, con un dislivello di non so quanti 20 centimetri. 20 centimetri. Vedete qui la strada si vede bene, Che praticamente diventa mezza corsia praticabile. Primo fermo della polizia con il telelaser, noi davanti e Andrea e Luisa dietro, ci hanno fermato tutte e due, a noi ci hanno fatto andare e Andrea e Luisa li hanno fermati, gli hanno fatto la multa. Adesso noi proseguiamo perché facciamo acqua così non ci portiamo avanti, sicuramente non sarà una multa della Madonna perché andavano a 2 km/h in più del limite di velocità. Oh, vabbè. Io cerco di rispettare il limite, ma qua non si capisce, non ci sono neanche cartelli. Non so perché non ci ha fatto la multa noi. O che andavamo più piano, a me sembrava di andare a 38 km/h. Ma se andavamo più piano non ci avrebbero fermato. Non so, perché ho visto le telecamere davanti. Più probabile quello. Telecamere ovunque. Devo fare il cassetto qui qua. Sì. Gira le balle per Andrea e Luisa, 2 km in più è veramente una cosa assurda. Però come dice Marco devo fare cassetto anche qua. Vabbè ragazzi, proseguiamo e noi siamo molto molto attenti perché comunque la strada non ti porta ad andare forte, l'avete vista, non ve l'ho fatta vedere poco fa. Quindi come fai ad andare forte? Non puoi, anche volendo. Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci iscriviti al canale e metti un like. La nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Tanta sana ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà.